benvenuti a tutti. Oggi ci è venuto a trovare a due chiacchiere con l'attore di teatro e di cinema Roberto Fazioli. Ma cos'è tutta questa gente? Ah, ho capito, state mettendo mi piace sulla pagina Facebook. Facebook. E allora venite a teatro. Ciao a tutti, grazie dell'invito. E vabbè, la parola attore posso dire una cosa, diciamo più artisti, perché attore colloca una cosa quando dicono c'ho la faccia d'attore, cioè ognuno è quello che è, e poi secondo me la parola artista è più fare tutto e comunicare e essere mai apparire. Mi piace questa è una cosa fondamentale. Roberto, tu come hai iniziato la tua arte? Ok, da artista. Allora, io ho iniziato quando ero molto piccolo, perché mia madre ballava con Magario della rivista degli anni 30-40, c'era una soubrette, le donnine di Magario, però a casa mia non è che si diceva sempre devi fare l'artista e qua di là, però infatti c'ho un fratello ristoratore, un altro che ballava e poi vabbè, e io ho cominciato perché già da piccolino mi divertiva che a casa quando invitavo gli amici, insomma l'amichetti come si dice, a fare i compiti, così alla fine diventava teatro, giocavamo, mi piace molto creare, inventare, oppure io ero fissato, vedevo un programma su GBR, tanto mi sa manco esiste più, quindi posso dirla, dove c'era questo conduttore che telefonava, che telefonavano i bambini, i premi, e io mi mettevo al citofono di casa e mettevo tutti, e mi facevo 3 ore e la gente sotto, ma che devo telefonare, devo citofono, c'ero io che, e parlavo con questi al citofono. Quindi era e poi una cosa che mi ricordo, rubo solo un secondo, che sti poracci di amici miei li mettevo davanti al termosifone, mia madre preparava la cioccolata e il tè, e dicevo che quello era il caminetto. Siccome sono fissato col caminetto, quello che io non ce l'avevo, allora li mettevo davanti al termosifone, quello era il caminetto. Vabbè, emanava calore comunque. Sì, però comunque l'idea del caminetto, e questo ho cominciato così, e poi mi ricordo che ero molto piccolo, ho cominciato una scuola di teatro e avevo 7 anni, venne, non mi ricordo, uno a cercare dei bambini per gli Olà di Pirandello con Massimo Ranieri, e io diventai uno di quei bambini di gli Olà. E da quel giorno gavetta su gavetta, poi ogni tanto vado a fare dei workshop, così, perché non si finisce mai, chi si ferma è perduto, è una frase sembra fatta ma è la verità, continuare, poi ogni volta che cambi regista, certo c'ho un bagaglio mio, poi io ho tutto un mio modo, che io gioco, mi diverto, divento il personaggio, poi sto in ascolto, però ogni volta con registi differenti è sempre cominciare da capo col tuo bagaglio. E poi io dico una cosa che vale per tutti, anche per i ragazzi che vorranno fare teatro, che già fanno teatro, che si comincia, che il regista lo dico proprio lì in camera, è fondamentale, perché anche se noi ci mettiamo del nostro personaggio, lo viviamo noi facciamo sempre i personaggi come li vede il regista. Questo, cioè noi siamo i personaggi che vede gli occhi del regista, appunto, e bisogna ascoltare il regista. Poi magari si possono dire le cose in privata sede, ma vi consiglio a quelli nuovi ragazzi, se state facendo prime cose, o anche chi già lo fa, mai rispondere a un regista se dice una cosa, lo dice, incassiamo, dopo in separata sede si dice, perché davanti non si può, c'è una gerarchia purtroppo. La parola sembra brutta, però purtroppo c'è una gerarchia nell'arte, punto. Visto che hai toccato questo argomento, la mia domanda è: come
ci si prepara ad interpretare un personaggio, quindi a calarsi nei panni di un personaggio? Bella domanda, mi piace. Allora, sì, ognuno ha il suo modo. Allora, Il tuo qual è? il mio è vivere il personaggio, crearsi un background del personaggio, anche se dice una battuta. Chi è? Perché esiste? È sposato? Che profumo usa? Se mette il profumo? Come cammina? Questo. Poi dopo tu dici, vabbè, che c'entra? Ma se il personaggio è già ben stabilito, arriva per arrivare al pubblico, perché noi dobbiamo capire chi stiamo facendo. Anche un ciao. Se questo entra e dice ciao, che ciao è? Se non capisci che ciao è un ciao noioso, cioè, bisogna... E poi è divertente, ragazzi, capire chi sei, uno studio tutto tuo, chi è, se c'ha dei tic, se si gratta, se ride, se è stato sposato. Penso, io ho fatto un personaggio, adesso che ho fatto Pippi Calzelunghe, quello di Proietti, diretto dalla Fiat di Proietti e da Fabrizio Angelini, che era praticamente, che l'ha scritto Saghitta, tradotto proprio dalla famiglia Proietti. Siamo stati all'Olimpico 3 settimane, è andato benissimo, mo continueremo. Io facevo sia il papà di Pippi, il capitano Calzelunghe, e poi facevo questo capo del circo. E io mi sono fatto, di Pippi Calzelunghe, vabbè, del padre, vabbè, mi sono fatto che questo, il russo, però aveva un suo trascorso che secondo me era stato innamorato di una, adesso non posso dire, una diversamente alta, se no qua te bannano, vabbè. E secondo me non era mai stato, e quindi c'ha il suo carattere un po' stizzito, tutto brava, sì, però ogni tanto diventava buono. E mi sono aumentato, e quando si alterava, che è piaciuto molto a Carlotta, invece di parolacce, diceva "Spasivo Sputino Gorbaciov", capito? Però mi sono fatto un background, questo chi era, eppure era un momento, capito? Dato, diciamo, un carattere, sì, una vita, chi era questo? E poi si era innamorato di Carmencita. Cioè bisogna dare chi siamo, perché se no arrivano parole dette dentro dei corpi. Invece Bella è questa... importante. Quanto sei poetico! No, non so poetico, è che mi piace quest'arte, questo mestiere, bisogna viverlo proprio come i bambini, si deve giocare, perché se no, ragazzi miei, allora, lavoro è vero, però neanche prendersi così sul serio, cioè, ragazzi, te gioco. Scialla! Brava. Quindi è importante trasmettere quell'emozione che quel personaggio deve far arrivare al pubblico. Certo, al pubblico che sta connesso con te, ma anche con chi stai connesso intorno, certo, ragazzi miei. Sì, perché è tutto... Ragazzi, allora, io non amavo la matematica, però fare teatro è matematica. È tutto, cioè, 1 più 1, cioè, ragazzi, io pure matematica, vabbè, però... È matematico, ragazzi, il teatro. No, perché in realtà, no, uno immagina l'attore è quello che fa levati, scansate perché ci devo stare io. No, non sono, anzi, il contrario. Io proprio, ma poi, vabbè, ragazzi, ma se c'è una forte presenza scenica e vivi quello che c'è, te lo mette pure dietro. Anzi, ci stanno quel tipo. Allora, io devo dire una cosa, purtroppo, ragazzi, mi sta qui. No, non offendo nessuno. Dai. Però, chi è più cane se sente Dio si è sceso sulla terra, raga, lo devo dire. Raga, lo devo dire. Ma funziona così ultimamente. Eh sì, cioè, si sentono... Poi, adesso mi dispiace perché, però capito, adesso attori giovani, no? Adesso esiste solamente su Burro e Gomorra, non c'è più commedia dell'arte, non c'è più il corpo, oppure fanno tutti i doppiatori. Cioè, io sono stato insieme a una regista, ho assistito, io mi diverto molto a vedere i provini. E vedo sia attori come fa... Cioè, portano i pezzi identici, l'imitazione. Io dico, scusate, quello che già vedo. Bravo, dico, ma portate quello che siete voi. C'è un po' di confusione, ragazzi. Fate doppiare. Vabbè, poi si toccano altri argomenti, meglio di no, perché i social, anche io sono social e mi diverto, metto delle cose sui social, mi diverto, gioco folle, però i TikToker, influencer, sì, avete la vostra creatività e nessuno ve la tocca bene, ma ricordate, non siete attori, attori è altro, perché bravo, non siete attori. E non vi sto offendendo, siete altro, cioè avete altri talenti che nessuno vi però non potete essere attori. Beh, certo, dietro l'arte c'è uno studio, c'è un copione, c'è uno studio che poi io vedo
che va bene così, ma non lo sto dicendo perché a me che mi frega, io lavoro, però vedo che fanno a teatro uno che fa delle cose su influenze, poi dal vivo è ben differente da quello che vedi in video, ragazzi. Certo, il rapporto diretto col pubblico, tutte È queste ben cose. differente, quindi dobbiamo un po' libertà per tutti, però un po' capire che sei un influencer, sei un TikToker, non sei un artista. Forse artista sì, perché sei una cosa che Non fai. sei un attore. Non sei un attore. Questo lo volevo dire, ma non offendo nessuno, sto dicendo pure io, mi piace, per esempio io quando faccio il TikTok e metto delle cose, non sto dicendo che sono un TikTok, sono un attore che mi diverte, ma voi sicuramente siete molto, molto, ma molto meglio. No, ma ognuno ha il suo settore, no? Certo. Sono settori divisi. Sì, Ognuno però ha che sta la sua mischiando, specialità. capito? No. Però tornando un attimo, scusa, No. tornando un attimino al casa, discorso, al bello. discorso della matematica e il teatro, no? Sì. L'attore è sia individuale, no? Perché tu lavori sul tuo personaggio, Certo. ma il tuo personaggio interagisce con una banda di altri. Guarda, pienamente d'accordo, è successo adesso che stiamo facendo la tournée con Ornella Muti, Francesca Rivelli, che io chiamo sempre Francesca, mia amica, che saluto, se vedrà non lo so, che sto lavorando con vari attori, però sto parecchio in scena con Francesco Secchi, che è un attore doppiatore. E noi, quando abbiamo cominciato le prove, dato che abbiamo i pezzi noi due poi insieme agli altri, ci siamo detti chi eravamo, è stato importante fra noi, ma non succede con tutti, ragazzi miei, perché tanti dice, no che ci frega, ci divertimo, sì, però bisogna capire chi siamo, perché lui fa il signor Pepper e io faccio Felix, il loro, diciamo, governante, insomma così. Che rapporto ci abbiamo tra di noi? E in scena gente che è venuta, si vedeva che c'era un'amicizia, no di vita, ma scenica. Quello è importante, perché se no, se facciamo tutti i personaggi a sé, Certo. che arriva? Ci vuole collaborazione, ci vuole supporto dell'altro, no? E purtroppo, e questa è la magia del teatro, che è così, che è imprevedibile. Per esempio io sono uno che stare seduto giorni e giorni a leggere i copioni, io non dico romano, non la faccio. Io devo alzare, devo vedere, devo creare insieme anche agli altri. Sei seduto, poi ti alzi in piedi, è tutta un'altra cosa, ragazzi. Cambia proprio totalmente. Perché ci aggiungi i movimenti. E poi secondo me io sono anche mimo. Per me corpo e voce vanno di pari passo, anzi, prima arriva il corpo, anche nella vita. Se noi diciamo una cosa, prima risponde il corpo che la voce, che il pensiero. Certo, l'attore recita anche soltanto con lo sguardo, con le movenze, non è necessario No, parlare. ragazzi miei, invece qui, mamma mia, amano più di 370, per esempio io sono un artista e piace fare, lo devo dire, poi se capita bene, i piccoli ruoli, mi diverto da morire, perché il piccolo ruolo esce fuori tutte le cose, chi sei, che fai, è divertentissimo, è molto difficile il piccolo ruolo, perché quello grande pressa poco, è scritto, il piccolo ruolo invece Hai poco tempo. hai poco tempo e poi è bello che ci lavori, anche se quello dice, scusate, sto al bagno, magari così quello sta per morire, quanto ti puoi divertire? Invece no, io devo fare uno grosso perché, vabbè, è tutta la mia teoria. Roberto, nella tua esperienza, chi è quell'attore che ti ha trasmesso qualcosa in particolare o ti ha dato un insegnamento in più oppure un consiglio, una cosa che... Allora, io devo dire che ne ho conosciuti tanti, e che poi tanti sono diventati proprio amici, ce ne sono. Però in particolare devo dire che io devo ringraziare Pino Quartullo, che è anche il doppiatore di The Mask, proprio, che poi è sfumeggiante e non spumeggiante, se lo inventò lui. Devo dire grazie a lui perché devo dire che ci ho fatto molti spettacoli, mi ha insegnato delle cose, per esempio io ero all'inizio un attore molto distinto, dico sì, va bene, però mi ha detto impara a levare, sempre meglio levare che a uno che non c'ha niente come fai di mente. Questa cosa mi è servita tanto perché mi faceva capire che sì giocare, però ogni tanto questa potenza, ogni tanto mettiamola dentro, perché diceva tu sei già potente anche quando stai fermo, arrivi così, quindi io non capivo, poi e quindi lo devo proprio ringraziare perché mi ha insegnato, infatti tuttora ogni volta che faccio così dico grazie sempre a te, cioè, lui no, ma no, sei bravo, no, però lo ringrazio sempre, devo dire grazie Pino.
Roberto, qual è stato il personaggio a cui ti sei legato di più di tutti quanti, tra tanti che ne hai fatti? Allora, devo dire, vabbè, tutti i personaggi che faccio, sia comici che drammatici, e più comici, però anche drammatici, perché nel comico c'è sempre un pizzico di drammatico, nel dramma sempre un pizzico di comico. È la vita reale. È la vita reale, bravo. E tutti sempre amato, mi diverto, però devo dire che uno che mi ha colpito molto è per un cortometraggio che si chiama Briciole, dove faccio questo barbone che gira per tutta Roma, per tutta la città, infatti saluto il regista, bravissimo, che praticamente lui chiede questi soldi, questi da mangiare per portare per comprare da mangiare, o chiede da mangiare per portarle sotto al Tevere, dove c'ha tutto il suo spazio, alle papere e agli animali del Tevere. Ma c'è una scena che io vedo una signora che passa col cane, gli faccio al cane, bello, questa me lo porta via. C'è una ripresa in primo piano che io sì, vivo quello come ho detto prima, però ho proprio capito quello che provano queste persone, che io sono molto attratto dai barboni poi, queste persone quando vengono, cioè quello che stava a fare dei male, sta salvando un cane e tu me lo levi per quale motivo? Perché? Che cosa ho fatto? Quindi devo dire che questo personaggio, Ivano si chiama, mi ha molto colpito, devo dire che proprio... L'hai sentito tu? L'ho sentito, pensa, mi ha lasciato un momento, vestito così, c'era una ripresa libera, io ho girato per le vie di Trastevere, così, devo dire, io mi piace giocare, e devo dire che ho rimediato 5 euro, spicci, un panino, e invece tanti, mamma mia, proprio... E devo dire che, mamma mia, una sensazione brutta, ma nello stesso tempo bella, perché, cavolo, però ci hanno creduto. Però devo dire, deve essere proprio... Io devo dire che i barboni o questi che vivono in strada hanno il coraggio di vivere così, perché io sono libero, io sono una persona molto libera, però devo dire che loro sono proprio liberi. Questo è. Recitare ti dà la possibilità di vivere tante vite, è una cosa che pochi possono fare, è un privilegio questo. Sì, infatti quando mi dicono, ma tu come li vivi? Io dico, allora, io sono Roberto, che già diciamo di mio, lasciamo perdere, sono un personaggio di mio, così dicono, io voglio... Però è bello che non sono mai io, sono altri. Quindi vivo, come dicevo prima, le loro vite, i loro background, quindi è bello essere altro, se no è un gioco, ripeto, un gioco. Ragazzi, è un gioco. Roberto, ci vuoi un po' raccontare, visto che qui porti questa maglia, consapevole della Tourette, un po' di questa cosa, di questa sindrome, perché tutti dicono una malattia, no, è una sindrome. Allora, in 3 secondi ve lo spiego, perché se no, allora, la sindrome di Tourette è una sindrome che non è di livello nervoso, ma a livello neurologico, quindi che prende la parte del cervelletto. Poi tutti dicono, giustamente la mettono nei film perché fa ridere, commedia, però in maniera sbagliata alcune volte, perché se non si documentano viene messo in maniera sbagliata. Tutti, quella delle parolacce? No, però se volete io, invece mando, se volete, scusate. No, diciamo che io ho fatto la mia forza, aiuto le persone e diciamo che non ci ho sofferto, perché ho sempre, vivendola, ancora adesso ce l'ho con i specchi, l'ho chiamata Edui, sono andato a parlare in trasmissione e sempre ne parlerò, l'ho messa apposta perché bisogna conoscerla, divulgarla, perché se no si scambia per tic, non sono tic, sono movimenti neurologici, è come una città piena di luce, c'è un blackout e rimane una luce accesa. Poi alcuni, anche colleghi, dicono che ce l'hanno, per me no. Farà moda? Non lo so, però non lo so, io il beneficio del dubbio lo voglio dare. Roberto, secondo te un ragazzo che ha la sindrome di Tourette si può affacciare al teatro come cura, come sperimentazione? Guarda, hai detto una cosa meravigliosa e fondamentale. Allora, io consiglio sia ai ragazzi che ci lavoro, che aiuto, che anche, la prima cosa è il genitore deve accettare che il ragazzo ha la sindrome di Tourette, perché se no, se non l'accetta il genitore, come fa, ragazzi? E poi è fondamentale, perché io che ne ho fatto la mia forza, però quando ce l'avevo anche in maniera bella
evidente, grazie. Il teatro fa sparire tutto, come i balbuzienti. È una magia, non si sa, il teatro, l'arte è una magia, quindi lo consiglio vivamente. L'arte è terapeutica. Brava, l'arte è una vera e propria cura. Sì, una vera e propria, per tutti, poi guarda, tutti, perché anche, pensa, venivano a un serale che facevo per gli adulti che dopo lavoro, venivano 2 a fare teatro, cioè, perché quando avevano i convegni riuscivano a parlare col pubblico, perché sennò avevano paura, e quindi infatti mi hanno detto: guarda, ho fatto il video, ci ho parlato, sono riuscito. Ragazzi, il teatro è un gioco, è bello comunicare, è questo è. Ma Roberto, tu hai lavorato con tanti comici. Qual è quello che, diciamo, ti ha affibbiato un personaggio e poi comunque sia ti ha fatto divertire tantissimo nel farlo? Allora, devo dire che io mi diverto sempre a fare i personaggi, però io mi sono divertito molto con Lillo e Greg. Poi con Greg siamo molto amici, così. Devo dire, perché con loro succede questo, che vabbè, quando abbiamo fatto solo con Greg l'accendino magico, faccio un personaggio solo, questo monaco che parlava burino, mi divertivo un sacco a parlare, c'era una zambata se ne va, insomma mi divertivo un sacco, che fregavano sto accendino, poi invecchiava piano piano, che invecchia l'accendino se me lo ridai, insomma mi divertivo. Però una cosa che mi divertiva ai spettacoli con Lillo e Greg, che fai tanti personaggi e in quel momento, Lillo fa sempre Lillo, però in quel momento ti diverti perché trovi energie, personaggi, poi ti diverti e giochi, quindi credo che, a parte tutti sempre, con loro, e poi è una comicità quella di Lillo e Greg, che, cioè, anche se fanno ridere tanto, però credo che giusto se fai parte di quel modo, di quel mood lì, lo voglio dire in lingua straniera, di quel modo lì puoi lavorare con loro, perché devo dire che è la follia pura, però che diventa reale, capito? Che non so se mi sono spiegato, perché è talmente surreale, ma è talmente surreale che dici: ma esiste veramente? Però è una comicità studiata la loro. Sì, studiata, poi ti diverti, poi impari tanto, perché sono 2 attori differenti, però che si compensano, perché mentre Lillo è un attore che più, diciamo, sul personaggio, diciamo, di Lillo, che fa queste cose. Invece Greg è un attore, anche Lillo bravissimo, però Greg è un attore bravo, è un attore che fa musica, che scrive, che fa tutto, quindi capite, è proprio completo, e Lillo invece è più un esecutore, però non la parola esecutore, cioè un esecutore bravo, che se fosse lui, non si fosse... Vabbè, diciamo, si completano. Se non ci fosse lui non ci fosse Greg, cioè, quindi si completa, però devo dire che sono 2 diversi, ma tutte e 2 hanno una potenza che quando li vedi, io per esempio non da attore con loro, ma da spettatore, sono a vedere l'ultimo che hanno fatto, Gagman, quello per tutti i supereroi, sì, dove non c'era ancora Posa, che è un'altra cosa, poi l'hanno aggiunto. Io giuro, mi stava uscendo l'ernia dalle risate. Giuro, ma una cosa veramente, perché non lo so, hanno questa magia che fanno, questo potere che fanno molto molto ridere, tanto. I supereroi della comicità. Bravo, fanno, guarda, veramente dici no, perché è talmente surreale che è vero. Non so se mi spiego che voglio dire. Però tu non fai soltanto cinema, teatro, ma addirittura nei video musicali. Lui è tipo il prezzemolo, sta dappertutto. Sì, guarda, io devo dire che chiunque mi incontra dice: ma sta dappertutto, non è colpa mia, si faccio i provini di Vico, giuro, guarda, a me giuro mi hanno mai raccomandato, anzi so io che aiuto le persone, a me purtroppo sono una vecchia guardia, a me mi piace conquistare le cose da sole, e se poi vanno male continuo avanti, cioè io non dico perché, no, se non sono nato bene, punto, no, quelli no, perché hanno raccomandato qui, no, esiste pure che non vai bene, cioè mettetevi l'anima in pace. Se uno ha un provino non va bene, no, che no, hanno chiamato un altro, no, oppure non piacere, punto.
No, o magari gli serve un'altra cosa. no, quello che Non- dicevo, cioè non va Quindi bene. diciamo che è importante incassare sì come incassare i no, che possono essere poi dopo una cosa importante per il futuro. Perché, come disse Mara Maglionchi, che a me piace tanto, anche come donna, non so perché io sono sta fissa per... Vabbè. E, vabbè, una cosa mia. E disse a una ragazza che mi è rimasta impressa, e quella piagneva, gli ha detto: se io ti dico un sì adesso, ricorda che un sì adesso è meglio un sì, meglio un no che un sì sbagliato, e sono pienamente d'accordo. Sì. Pienamente d'accordo. Vabbè, ti rispondo alla domanda. Sì, non è il primo videoclip che faccio, ho fatto anche uno con Piero Pelù di una canzone, e poi ho fatto pure altri videoclip, però adesso faccio un aggancio di parole. Adesso l'ultimo è il video per ultimo. Quindi ho fatto con l'ultimo della canzone di Sanremo, Alba, che mi sono tanto divertito. Non l'ho incontrato tutta la gente com'è, non l'ho incontrato perché lui era a Sanremo. La canzone non l'ho sentita perché non possiamo sentire le canzoni certo. in anteprima, perché sennò Viene esclusa, certo. lo mandavano a casa. Quindi abbiamo girato, saluto la regia, saluto la produzione, mi hanno chiamato e hanno detto: ti ci piace, come faccio, interessante, qua te l'ho detto, senti, dovresti fare questa parte di questo uomo che la madre, insomma, sta sul letto in punto di morte e muore. Ho detto: guarda, mi fai fare una scena che già ho vissuto nella mia vita personale, perché mia madre non c'è più, la saluto Liliana, ci ho chiamato anche la bicicletta Liliana, e che è nata e morta il 25 dicembre, io andai a salutarla la mattina per fare gli auguri di Natale, è successo quello simile che è successo, però quello che dico sempre io, ci siamo divertiti, anche sofferto, abbiamo pianto, c'è una cosa molto bella, devo dire, un bel clima si è creato, però lì ero il personaggio di lì, non ho fatto la stessa cosa che ho fatto da prima, però devo dire che ritorno a prima, che lì ho vissuto quel personaggio, che per esempio mia madre era mora con gli occhi neri, lì invece hanno trovato un'attrice con gli occhi verdi come me, che però si crea questa, e lei è stata proprio grazie, c'è stata questa, lei ha creato questa cosa e io ho vissuto questa cosa, quindi c'è uno scambio, intorno c'era no guarda, è stato veramente, e ringrazio Ultimo e tutta la produzione, devo dire, grazie. Sì. Quindi diciamo, Roberto, qual è poi alla fine il tuo punto di riferimento tra tutte queste cose? Cioè, quella cosa che ti stimola sempre di più, ti fa vivere un'emozione nuova, è più, che so, il cinema o più il teatro, più l'insegnamento verso questi ragazzi? Allora, io nasco come, siamo in un teatro, nasco come attore teatrale e sono proprio, mi fa ridere il teatrante, proprio il teatro, mi piace il qui e ora, il teatro, vivere. Però il cinema mi diverte e insegnare diverte, perché non è che io insegno per dire devi fare così. Io quando insegno, certo se devo dire delle cose posso correggere, ma io voglio vedere che cosa hanno dentro. Certo. Perché se tu fai mostri, diciamo, fai, che ti posso dire, uno spettacolo, cioè mentre insegni fai uno spettacolo di te stesso agli allievi, ma che è, come dico sempre io, ma che è? Cioè, tu devi sì capire che cosa fanno, però devi vedere che cosa hanno dentro. Perché se tu gli dici devi fare così, cioè devi fare così, dici allora adesso l'esercizio è che camminate e poi tutto in botto vedete che casca un piccione per terra, guardate il piccione, com'è, come sta, lo devi, io per esempio l'esercizio che faccio con i ragazzini che mi diverto, li faccio camminare, poi dico stop, diventate un oggetto di casa, c'è chi che ci fa la poltrona, poi gli dico la poltrona come parla, com'è, de legno, de vetro, che voce, cioè capito? Devono, perché se no sono abituati a fare così, mi ci metto pure io che ho il cellulare, però stanno sempre a fare così, è tutto visto, non è tutto sentito, capito che voglio dire? Tutto, quindi secondo me è... Vabbè, fai rivivere quell'emozione anche in cose non animate e quindi sono loro che rendono vivo Sì, quella... e poi devi tirare fuori, perché se io da regista, vabbè, tu dici una cosa, poi dopo certo ci metti il tuo, ma da insegnante, ma come faccio a dire no, devi fare così come dico io, a parte ma chi è? Ma che stiamo a fare? Ma poi, ma dentro ognuno c'ha un mondo suo, poi ti posso correggere, ti posso dire guarda, non arriva, guarda arriva, però cioè, ognuno c'ha dentro il suo mondo, c'è chi deve sbloccare la fantasia, perché ragazzi miei... Ad essere chiusi
in questo periodo siamo quasi tutti chiusi. Sì. Adesso il teatro, la recitazione, l'arte ha lo scopo di tirare fuori quello che c'è dentro, di aprirci, non di chiuderci. Parlando dei social, dei TikTok, allora, dico sempre, fate bene, però tutti che vogliono diventare TikTok e sei sempre dentro, sì, tu dici, ma io a casa mentre lo faccio mi muovo, però non sei, invece stare davanti, quando mi dicono, oh, c'è sta il mio figlio di te quando racconta le barzellette, fa ride, quello deve fare teatro, ragazzi miei, mezzo la gente lì, quando lo metti, sono sparito, sappi, sono sempre qui, quando lo metti qui sopra, qui è tutta un'altra cosa, sperimentatelo. Allora, io voglio dire a tutti quelli che ci stanno guardando veramente, quando andate a teatro o in qualsiasi posto di arte, per favore, il cellulare che l'avete avuto H24 attaccato, spingetelo o spegnetelo, come si dice, non lo so, però basta. Oppure muto, lì per terra, non guardatelo ogni 2 minuti, perché se no, ma che ci venite a fare? Tenetevi i soldi e statevene a casa, chiuso. Io ringrazierei Roberto Fazioli per la sua Grazie, Ma io disponibilità. ringrazio voi che siete straordinari, meravigliosi, e poi è casa, il teatro è casa. E comunque volevo concludere dicendo, viva l'arte, viva il cinema, viva la musica, ma soprattutto viva il teatro sempre. Grazie. Alla prossima!